Siete pronti per un nuovo test di vocabolario livello B2? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. A grande richiesta abbiamo deciso di realizzare un nuovo test di vocabolario, questa volta livello B2. Infatti, un po' di tempo fa abbiamo pubblicato sul canale un test di vocabolario livello B1 che avete amato. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un test di vocabolario un po' più difficile, di livello B2. Se vuoi, poi puoi provare a fare anche l'altro test per vedere le differenze. Il test funziona esattamente nello stesso modo. Io ti darò la definizione di una parola livello B2 e la prima lettera e tu dovrai indovinare quella parola. Questa volta però, dato che è un po' più difficile, faremo due tentativi. Quindi ti darò prima la prima lettera e poi ti darò anche qualche altra lettera. Così se non hai capito qual è la parola la prima volta, forse puoi riuscire a indovinare la parola la seconda volta. Però prima di tutto cerchiamo di capire che cosa significa avere il livello B2 in italiano. Prima di tutto, se hai il livello B2, sei in grado di capire argomentazioni abbastanza complesse. E riesci anche a capire i programmi TV, i film, insomma, riesci a capire abbastanza bene quello che ascolti. Poi riesci a leggere articoli e anche a capire i diversi punti di vista. Se hai il livello B2 riesci a parlare facilmente, riesci a comunicare con noi italiani abbastanza facilmente e anche in modo sciolto. Poi riesci anche a parlare di argomenti che ti piacciono in modo molto preciso e dettagliato. E riesci anche ad esporre i vantaggi e gli svantaggi di argomenti di attualità. E poi, per quanto riguarda la scrittura, riesci a scrivere dei testi in modo chiaro e riesci anche ad esprimere molto bene la tua opinione. Quindi, adesso che abbiamo visto che cosa significa avere il livello B2 in italiano, iniziamo subito con il test. Iniziamo con la prima parola, che inizia con la lettera T. Leggiamo la definizione. Una persona che viaggia per piacere o per conoscere nuovi luoghi. Qual è questa parola? Ti do qualche secondo per pensarci, ma se hai bisogno di più tempo, metti in pausa il video. Se non hai ancora capito qual è la parola, proviamo ad aggiungere alcune lettere. Abbiamo la T e poi, verso la fine della parola, ST. Pensaci. Beh, la risposta corretta è turista. Turista. Quando viaggiamo in un paese straniero per andare in vacanza, siamo dei turisti. Fantastico, passiamo alla seconda parola, un po' più lunga, però che inizia sempre con la lettera T. Leggiamo la definizione. Cambiare casa o città e stabilirsi in un altro luogo per vivere. Questa volta, attenzione, abbiamo un verbo all'infinito. Pensaci un po'. Aggiungiamo qualche lettera adesso. Abbiamo la T, poi S, F e si finale, quindi è un verbo riflessivo. Beh, stiamo parlando del verbo trasferirsi. Trasferirsi, che significa appunto cambiare casa e andare in un altro posto a vivere. Esiste anche il verbo traslocare in italiano. La differenza è che traslocare significa semplicemente cambiare casa
Invece trasferirsi implica anche proprio lo spostare la propria vita in un altro posto. E ora, prima di passare alla prossima parola, voglio dirti che abbiamo preparato per te un PDF fantastico. In questo PDF, prima di tutto, troverai un mini dizionario con tutte le parole di oggi, però che non ti faccio vedere, se no è facile. Quindi troverai questo dizionario con la definizione e anche alcune frasi come esempi. Questo è molto utile per capire e ricordare meglio le parole. Ma non finisce qui, perché troverai anche degli esercizi molto utili per fare pratica con le parole che impariamo oggi. Quindi un esercizio di completamento, un esercizio dove devi abbinare le parole a una frase, insomma, sono davvero degli esercizi fantastici per migliorare il tuo vocabolario. Ovviamente nell'ultima pagina del PDF troverai anche le soluzioni agli esercizi, così puoi fare una autovalutazione. Per scaricare il PDF è molto semplice, devi cliccare sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento, inserire il tuo nome e la tua email e ti invieremo il PDF. Fantastico, adesso andiamo avanti con la prossima parola, che inizia con la lettera G. Leggiamo la definizione. Ottenere soldi in cambio di un lavoro o di un'attività. Anche questo è un verbo all'infinito, ottenere soldi, con la lettera G. Pensaci un po'. Aggiungiamo qualche lettera. La parola inizia con gua e poi abbiamo una G. Aiuta? La risposta corretta è guadagnare, cioè ottenere soldi in cambio di un'attività, un lavoro. Andiamo avanti con un'altra parola che inizia con la lettera R. Leggiamo la definizione. È qualcosa che facciamo per liberarci dallo stress, riposando o facendo qualcosa di piacevole. Anche questo è un verbo all'infinito. Pensaci un po'. Aggiungiamo qualche lettera? Beh, la parola inizia con ri, poi abbiamo SS e poi una S nella penultima posizione, quindi capiamo che è un verbo riflessivo. La risposta corretta è rilassarsi. Quando siamo stressati ci rilassiamo, ci riposiamo, per esempio dormiamo un po', stiamo sul divano, guardiamo un film o comunque facciamo un'attività piacevole. Andiamo avanti con la prossima parola che inizia con la lettera A. Leggiamo la definizione. Quando c'è una quantità sufficiente di qualcosa, come cibo, tempo, denaro, soldi, per soddisfare la necessità. Questo è? Pensaci un po'. Aggiungiamo qualche lettera? Beh, abbiamo ST e una Z. Beh, se qualcosa è sufficiente, significa che è abbastanza. Fantastico, andiamo avanti con un'altra parola che è bella lunga e inizia con la lettera I. Leggiamo la definizione. Fare domande a una persona per ottenere informazioni, spesso per un giornale, un podcast, la radio. Anche questo è un verbo all'infinito. Aggiungiamo 2 lettere? Dai. Abbiamo IN iniziali, poi V e poi una T.
La parola è intervistare, intervistare. Quindi, per esempio, io nel podcast avanzato intervisto delle persone. Ho intervistato Francesco di Vaporetto Italiano, ho intervistato Fiorella di Sgrammaticando e tanti altri ospiti eccezionali. Puoi ascoltare il podcast avanzato visitando il nostro sito web www.teacherstefano.com/podcast. Andiamo adesso alla prossima parola che inizia con la lettera A. Leggiamo la definizione. Il tema principale di una discussione o di un testo. Aggiungiamo qualche lettera. AR iniziali e poi abbiamo una M e una N. Hai capito? Argomento, argomento. L'argomento è appunto il tema di qualcosa. Per esempio, qual è l'argomento di un film o l'argomento di un libro? Beh, è il tema principale. Se il film parla della Seconda Guerra Mondiale, significa che l'argomento di quel film è la Seconda Guerra Mondiale. Andiamo avanti con la prossima parola che inizia con la lettera F. F. Leggiamo la definizione. Cuocere un alimento in olio molto caldo, ad esempio le patatine, per farle fritte. Anche questo è un verbo all'infinito. Aggiungiamo qualche lettera? Abbiamo FR iniziali e poi una doppia G. La parola è friggere, friggere. Friggere è proprio il verbo che indica l'azione di immergere cibo in olio molto caldo, come per esempio quando noi friggiamo le patatine otteniamo le patatine fritte. Andiamo avanti con questa parola, che è facile, inizia con la lettera V. La definizione è il contrario di svantaggio, ovvero il lato positivo di una situazione. Aggiungiamo un paio di lettere. Abbiamo una N e una A. Beh, la parola è vantaggio, vantaggio. Il contrario di svantaggio è vantaggio. Facile, facile. Andiamo avanti adesso con una parola che inizia con la lettera P. P. Leggiamo la definizione. Un aggettivo che descrive il sapore del peperoncino. Aggiungiamo qualche lettera. Finisce questa parola con te, tie. La parola è piccante, piccante. Quando mangiamo qualcosa con tanto peperoncino, tante spezie, non riusciamo a mangiarla, è perché quella cosa è piccante. A me, per esempio, il piccante non piace molto. E ora andiamo avanti con un'altra parola che inizia con la lettera F. F. Leggiamo la definizione. Riuscire a fare qualcosa che sembrava difficile nonostante le difficoltà. Ma sono buono, ti do un suggerimento. È un verbo pronominale.
Aggiungiamo qualche lettera. Il verbo pronominale finisce con cela. È facile adesso. Parliamo del verbo farcela, farcela. Per esempio, se io sto lavorando al computer e ho un problema col computer, ma poi finalmente riesco a risolvere questo problema, ce l'ho fatta, cioè sono riuscito a risolvere questo problema nonostante le difficoltà. Adesso passiamo a quest'altra parola che inizia con la lettera R. Leggiamo la definizione. Mettere da parte soldi per un obiettivo, evitare spese o consumi eccessivi. Anche questo è un verbo all'infinito. Aggiungiamo qualche lettera. Abbiamo RI, poi la P e poi AR. Hai capito di che verbo stiamo parlando? Beh, risparmiare. Quando noi risparmiamo, stiamo mettendo da parte i soldi. Per esempio, li mettiamo in un salvadanaio. Adesso andiamo avanti con una parola che inizia con la lettera S. Leggiamo la definizione. Il processo di crescita o di miglioramento, soprattutto in ambito economico, sociale o personale. Ma anche questa volta voglio aiutarti con una frase da completare. La frase è: l'India è un paese in via di S. Aggiungiamo qualche lettera. SV e poi PP. Hai capito la parola? La parola è sviluppo. L'India è un paese in via di sviluppo, quindi ci sono degli sviluppi in ambito sociale, economico, eccetera. E adesso abbiamo l'ultima parola del test di oggi, quindi complimenti per essere arrivato fin qui. La parola inizia con la lettera F e leggiamo la definizione. Puoi dire questa parola quando qualcosa è successo alla fine di un'attesa o di un lungo periodo. È un'esclamazione. Pensaci un po'. Aggiungiamo qualche lettera. Abbiamo NA e poi 2 E. Beh, quando dopo una lunga attesa vogliamo esclamare perché siamo contenti che questa attesa è finita, diciamo finalmente. E finalmente questo test è finito. Però sono sicuro che hai fatto un ottimo lavoro. Adesso, prima di tutto, scrivi qui sotto nei commenti come è andato il test. Ovviamente noi non possiamo valutare il livello in una lingua soltanto da un test di vocabolario, però se hai risposto correttamente a tutte le parole al primo tentativo è probabile che tu abbia un livello B2. E ora non dimenticare di scaricare il mini dizionario, adesso te lo posso mostrare, con tutte le parole di oggi, la definizione e alcune frasi esempio che sono molto utili, e poi anche con tutti gli esercizi che abbiamo pensato per te
che sicuramente troverai davvero molto utili per fare pratica con le parole che abbiamo imparato oggi. Come ti ho detto prima, per scaricare questo PDF clicca sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Se questo video ti è piaciuto, puoi mostrare il tuo affetto lasciando un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il nostro canale YouTube. Quando tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che il video è interessante e YouTube lo consiglierà a tante altre persone, tanti altri studenti e studentesse come te. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così riceverai una notifica sul tuo cellulare ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Per la lezione di oggi abbiamo finito e noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!